Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Dopo il grande successo della prima parte della recensione dell'MGX Bugs 7B7, oggi siamo qui sul terrazzo di casa mia per la seconda parte della recensione. Purtroppo lo sapete, non possiamo ancora uscire di casa se non per motivi davvero urgenti, quindi dato che me l'avete chiesto in tanti, questo è l'unico modo che ho per recensirvi in volo il Bugs 7. Sì, lo so, su YouTube alcuni colleghi se ne fregano un po' e vanno in giro a testare droni, però noi almeno cerchiamo di dare il buon esempio. Non sto troppo a ripetermi, si tratta di un drone in categoria C0, quindi considerato inoffensivo, super leggero sotto i 250 grammi, che quindi può volare praticamente ovunque. Tra l'altro oggi qui a Bari c'è un vento considerevole con raffiche oltre i 20 km/h. Riuscirà questo drone così leggero a reggerle oppure no? Beh, scopriamolo. Le doti di volo sono davvero sorprendenti, con GPS attivo e un chiodo, nonostante il peso ridotto e il vento sostenuto. Tra l'altro è possibile switchare da modalità GPS a modalità VPU tramite il comodo switch posto sul radiocomando. Sembra una sciocchezza, ma è una caratteristica fondamentale, specialmente nei voli al chiuso, dove magari un drone classico senza questa possibilità parte in VPU all'interno, all'improvviso aggancia qualche satellite e sbanda improvvisamente con conseguenze spesso disastrose. Tra l'altro, in caso non lo ricordiate, il suo prezzo con i nostri link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video è di circa 130 euro nella sua versione base con una batteria. Oltre ad essere un peso piuma è anche un drone super economico. Quando io iniziai a volare con i droni circa 4 anni fa, a 130 euro praticamente non ci si poteva comprare nulla di buono, se non enormi droni in plastica stile Phantom senza VPU, con cam molto scadenti e senza nessun sensore. È davvero incredibile i livelli a cui siamo arrivati per quanto riguarda i droni economici. Ma ora parliamo di autonomia. Beh, nonostante il vento e le raffiche così forte, siamo oltre i 10 minuti di volo. Ok, non siamo ai 34 minuti di un DJI Mavic Air 2, ma considerando la categoria e il peso del drone è davvero un buon risultato. Inoltre le batterie aggiuntive costano pochi euro, quindi non è davvero un problema procurarsene altre. Le Smart Fly non sono tantissime, ma quelle che ci sono funzionano bene, come il Follow Me e Circle Mode. Entrambe possono essere regolate nelle varie distanze raggiungibili tramite le impostazioni dell'applicazione. Applicazione a corredo di questo drone davvero eccellente, come vi ho fatto già notare nella prima parte della recensione. Sicuramente una delle migliori, se non la migliore applicazione che io abbia mai trovato su un drone economico di questa categoria. E quindi è tutto rose e fiori, questo drone è davvero in grado di competere con un Mavic Mini? No ragazzi, perché ora dobbiamo arrivare purtroppo alla nota dolente dell'MGX Bugs 7B7, ovvero il modulo cam. La qualità del sensore di per sé è buona considerando il costo del drone, ha un FOV di 120 gradi e la qualità è paragonabile a quella di un action cam di medio livello, con annesso fisheye occhio di pesce. Le foto sono buone, ben utilizzabili da postare magari su un social network, su Facebook magari. Per i video purtroppo non possiamo dire lo stesso, non essendo questo drone dotato di gimbal meccanico, la stabilizzazione è solo digitale e funziona solo in 2.5K e non 4K. Inoltre l'inclinazione del modulo cam è regolabile solo manualmente, un vero peccato. Se MGX avesse implementato anche solo un piccolo gimbal meccanico a 2 assi, io sarei stato felicissimo e penso anche voi di spendere magari 200 euro per un drone ottimo anche per il reparto fotografico. E invece... Quindi, cosa dire in conclusione? Vi consiglio questo MGX Bugs 7B7? Beh, sicuramente sì, se volete affacciarvi a questo bel mondo, questo hobby e non sapete magari che drone scegliere, vorreste comprarne uno super leggero per non dover quindi conseguire il patentino online senza dover chiedere troppi permessi, beh, in questo caso l'MGX Bugs 7B7 è la scelta giusta per voi. Se invece siete già esperti e cercate un drone semiprofessionale per foto e video, beh, in questo caso no.
Comunque le doti di volo sono davvero eccellenti per il suo prezzo e per la sua categoria e per il suo peso. GPS, VPU, motori brushless, bracci pieghevoli ed è molto resistente. Il drone è perfetto per imparare. Mi rimarrà sempre l'amaro in bocca per quel gimbal mancato. Bene ragazzi, e questo è tutto per la recensione dell'MJX Bugs 7B7, un piccolo grande drone che al suo prezzo circa 130 euro tramite i nostri link e coupon riuscirà a farvi divertire. E ora ditemi voi cosa ne pensate, vi piace questo drone? Sì, no? Beh, parliamone come sempre qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Vi ricordo come sempre che i nostri coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un po' di tempo, quindi come fare? Beh, semplicemente li trovate sempre aggiornati sul nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Vi aspetto! E infine, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi. Non vi chiediamo nessun abbonamento, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto. Buon volo a tutti, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!